In una notte d'agosto del 1968, due amanti, appartati in auto a Signa, vicino a Firenze, furono uccisi a colpi di pistola. Negli anni successivi altri 7 delitti simili, tutti di coppie appartate e tutti nei dintorni di Firenze, furono commessi con la medesima pistola, l'ultimo nel settembre del 1985 a San Casciano. Le indagini sono andate avanti fino a pochi anni fa, ma l'assassino, il cosiddetto mostro di Firenze, non è mai stato individuato. La grottesca verità giudiziaria che ci ha offerto la condanna di Mario Vanni e Giancarlo Lotti è un insulto alla nostra intelligenza. Forse anche per un motivo d'orgoglio, nell'ambito delle mie modeste possibilità di semplice appassionato, ho deciso di spendermi per contribuire alla ricerca di una verità storica che riesca a superare l'imbarazzante verità giudiziaria, nella speranza di intravedere pian piano almeno l'ombra del vero assassino. Salute a tutti, mi chiamo Antonio Segnini. Quella che avete appena sentito è la mia dichiarazione di intenti pubblicata nel novembre del 2015 all'atto dell'apertura del blog Quando sei con me il mostro non c'è, un blog dedicato al caso del mostro di Firenze. Da allora ho scritto un centinaio di articoli, nei quali ho esaminato la vicenda a 360 gradi. Articoli tutti di livello piuttosto approfondito e pubblicati senza grande ordine, in ordine sparso, diciamo. Il che può creare problemi a chi conosce poco la vicenda. Proprio per offrire i risultati dei miei studi a un pubblico più vasto, ho ritenuto opportuno cogliere il suggerimento del mio collaboratore, Leonardo Settimelli, un videomaker con il quale ho aperto questo canale YouTube, nel quale cercheremo di presentare la materia in un modo più organico ma anche più semplice, più accessibile. Naturalmente l'appassionato potrà sempre andare sul blog dove troverà articoli vecchi e articoli nuovi con le necessarie argomentazioni e la necessaria documentazione. Attenzione, la documentazione in una vicenda come questa, così complessa e così misteriosa, è lo strumento fondamentale perché non finisca per cadere nel mito, così come è successo per esempio a quella di Jack lo Squartatore. Per i documenti che ho avuto a disposizione devo ringraziare 3 persone che mi hanno reso disponibili i loro archivi. La prima è Francesca Calamandrei, figlia di Francesco, uno dei presunti mandanti, l'unico che è stato processato ma anche assolto perché contro di lui non c'era la minima prova. Poi è morto poco dopo il pover'uomo. Purtroppo ancora oggi si sentono voci, sospetti, illazioni ingiustificati contro i quali Francesca si batte. Voglio poi ringraziare l'avvocato Viera Adriani che cerca di dare un po' di giustizia alle ultime 2 vittime del mostro, i 2 francesi uccisi nel 1985 a Scopeti. Il suo archivio è stato costituito anni fa dal compianto cognato Luca Santoni Franchetti, difensore di parte civile delle vittime francesi, ma anche di altre. C'è da dire che Luca Santoni Franchetti non si è mai adeguato pedissequamente alle tesi dell'accusa, ma ha sempre cercato la verità. Voglio infine ringraziare Francesco Cappelletti, un personaggio molto noto tra gli appassionati, al quale si devono iniziative importantissime. Ha partecipato a convegni, ha pubblicato video su YouTube, ha scritto libri, gestisce un gruppo Facebook dove gli appassionati possono discutere e soprattutto è titolare dello storico blog Insufficienza di prove, il più importante di tutti. A questo punto non mi resta che esortarvi a iscrivervi al canale e ad aspettare il primo video tra breve.